Salve a tutti. Allora, andiamo a fare una bella torta di frutta, una crostata di frutta. Allora, cominciamo intanto col preparare la crema, che faremo mezzo litro di latte, cioè vi dico la ricetta. Mezzo litro di latte, 150 grammi di zucchero, 55 grammi di farina e 3 tuorli. Allora, lo zucchero lo divideremo in due, quindi metà, 75 grammi, lo mettiamo nel latte, mentre gli altri 75 lo metteremo insieme alla farina. Eccola qui. La... Andiamo a mettere il latte con lo zucchero, con la metà dello zucchero sul fornello e aspettiamo l'ebollizione. Intanto giriamo bene zucchero e farina, altrimenti fa i grumi. Tanto lo sapete, l'abbiamo fatto in tantissime ricette la crema, quindi chi ha seguito il corso la sa fare benissimo. Allora, mescolando bene zucchero e farina, aspettiamo che il latte arrivi a bollore e ne metteremo un pochino appunto nello zucchero e farina per fare un pastello. Attenzione a non metterne troppo, perché se viene troppo lenta poi è un problema. Allora noi aspettiamo l'ebollizione, perché se noi mettessimo il latte freddo, dopo quando metteremo il pastello nel latte si raffredderebbe troppo e ci metterebbe troppo tempo per bollire e c'è pericolo che si attacchi sotto. Invece così il pastello è caldo, vedete, abbiamo fatto il pastello con zucchero, farina e latte e in ultimo ci mettiamo i tuorli. Ecco, questa è la densità giusta per il pastello. Ovviamente quando la metteremo nel latte dobbiamo stare molto attenti a non farla attaccare sotto. Quindi noi, appena bolle il latte, abbasseremo il gas al minimo. Vedete? Adesso sta bollendo, ho abbassato il gas al minimo. Mettiamo il pastello e giriamo fino a nuovo bollore. L'importante è ai lati, ai bordi. Tanto una volta messo il pastello ci mette poco a bollire di nuovo. Vedete già come sta tirando, la frusta già scrive sulla crema. Quando comincia a fare delle righette così in gergo si dice scrive. Vedete? Adesso bolle, la crema è pronta. La andremo a freddare e dopodiché possiamo utilizzarla su una nostra torta di frutta. Per un'ottima frolla facciamo sabbiare 400 g burro e 670 farina 00, sabbiare, non impastare. Poi metteremo 2,60 di zucchero a velo e faremo sempre sabbiare, ancora non impastiamo, nella planetaria con lo scudo. Vedete? Io non sto impastando, sto sabbiando. In ultimo metteremo i tuorli un pochino alla volta, che sono 120 grammi di tuorli, con un po' di scorza di limone e 4 grammi di sale. Adesso andiamo a impastare. Viene una frolla spettacolare. Questo si chiama frolla sablé, metodo sabbiato.
ci vogliono 2 minuti a farla. Vedete? Pronta. Spolveriamo il tavolo e togliamo la frolla dalla planetaria. Ecco qui il nostro panetto di pasta frolla, pronta all'uso. Ok, allora adesso allunghiamo la pasta frolla, la facciamo all'altezza di quasi 1 centimetro, un po' di meno, e foderiamo lo stampo. Noi ne stiamo facendo una per circa 10 persone. Ci teniamo un pochettino più larghi. Poi per metterla bene nello stampo, allora prima togliamo la pasta in eccesso, e poi la pieghiamo in due così. A metà e riallarghiamo. La facciamo aderire bene ai lati e andrà infornata a 170 per un 15-16 minuti. Poi, come ripeto sempre, a secondo del forno che uno ha. 170 ventilato, 185 per quello statico. Tanto poi la vedete dal colore quando è cotta. Gli diamo una bucatina di modo che rimane più stabile possibile, senza che si gonfia in mezzo. Intanto andiamo a montare la panna. Eccola qui che è pronta. Ok, adesso cominciamo a fare la torta di frutta. Vedete? Lo stampo è cotto perfettamente. E adesso cominciamo a fare la torta di frutta.